Prima volta che l'ho vista, la macchina era in un cortile sotto un condominio mezzo disastrato, era piena di frasche, di cassette, di legni sopra, di casini. Prima di trovare questa macchina qua avevo trovato una a Padova, bisognava anche quella andare a vederlo, ho chiamato il proprietario già in parola con uno di Firenze e l'ho chiamato il giorno dopo e questo qua di Firenze l'ha comprata, che era abbastanza allettante, però voleva avere 7.000 euro. La mia che voleva 5 l'ho pagata 4, l'altra era già venduta, perciò ho preso questa qua, perché altre in Italia non ce ne sono, c'erano 2 in vendita. La macchina era ferma da 15-16 anni e poi è passato dopo un mese perché avevano smarrito il foglio complementare, poi c'erano gli eredi perché il proprietario, che era un signore anziano, era morto e la macchina era a casa di un nipote ma ferma lì da tanti anni. Si può immaginare cosa c'era, ecco. Non c'era niente di buono, anche dentro il motore c'erano nidi di toppi, c'era un po' di tutto. E poi finalmente una volta avuto il libretto sono andato a prenderla, col carro prezzi chiaramente, e abbiamo combinato di portarla a casa, insomma, ecco, tutto qua. You make me feel like a natural woman. Aretha Franklin, Amnesty in 17 minuti. Vedete che sei studiato e oltretutto appunto l'appuntamento partirà. Questa Audi qua, che è una GT Coupé dell'86, in effetti è un Audi 80 B2. Le Audi 80 sono state fatte negli anni, forse nel 75-76, sono nate le Audi B1, Audi 80 B1, poi è nata la B2, che è questa che ho io. Negli anni 80, che ero un ragazzo giovane chiaramente, non se ne vedevano tante perché adesso non so il prezzo dell'epoca, ma costavano all'epoca, che ne so, all'epoca c'erano ancora le GTV Alfetta nuove, costava abbastanza di più dell'Alfetta, perciò era una macchina abbastanza costosa. E poi ce n'erano poche qui, forse in Germania le hanno vendute di più, non ne hanno prodotte tante, perché io ho letto delle cose, hanno prodotte non tantissime. Sulla strada non ho mai visto uno, ho visto una 4, proprio una vera 4, che ce l'aveva un mio amico di Gradisca, che l'aveva presa lui negli anni 90, ma all'epoca costava pochissimo. Una 4 fino a 10 anni fa, 15, con 25-30 mila euro non la prendeva, adesso purtroppo valgono come una detta integrale evoluzione, 70, 80, 100 mila, dipende dopo dalle condizioni, da un po' di tutto. E poi è nata anche l'Audi 4 Sport, quella più corta, ma sempre uguale di questa come linea, l'hanno solo tagliata e accorciata, ma quello hanno fatto 200 esemplari e oggi vale 500.000 euro.
Prima cosa che ho fatto, che l'ho portato a casa, avevo i freni bloccati, ho dovuto smontare tutti i freni, sbloccarla, che dopo l'ho portata nel cortile, piena di calcare, che lì ho dovuto un po' tormentarmi per levar via tutto, specialmente nei vetri. E all'interno non era neanche male perché la macchina era chiusa e poi ho cominciato sto lavoro di restauro che è durato 3 mesi. Freni, distribuzione, filtri, filtrini, pompa a iniezione, perché la macchina ha 5 cilindri a iniezione meccanica, e ho dovuto smontare tutto e prendere tutto a mano, dal serbatoio fino al motore, perché Ok. non andava in moto. Prova, prova. Prova ancora. Basta. Questa è stata la parte più complicata perché dopo i vari step, la prima accensione, buttavo benzina dentro in eccesso, ho fermato tutto. A un certo punto volevo anche portare l'impianto di iniezione meccanico, che io non ne sapevo nulla. Meno male che Google e i siti al giorno d'oggi si trova un po' di tutto e ti aiutano. Perché revisionare quella pompa lì costa circa 800 euro. E io invece me la sono cavata con 70 euro, ho preso un kit, me la sono fatta da sola, che è una cosa abbastanza semplice. Adesso che l'ho fatto, poi ho dipinto anche dentro qualche cosa, il servofreno, il coperchio delle punterie, il radiatore, era un po' tutto ruggine, un po' tutto fermo lì. I fari era andata via tutta la cromatura e l'ho spediti giù una ditta di Firenze che me li ha ricromati e perciò lì la spesa dei fari è stata importante perché trovare 2 fari usati è difficilissimo e poi costano tipo 2 fari usati 700-800 euro e scassati. I fari nuovi non ce l'ho. I fanalini dietro, anche che sono un po' scheggiati, anche quelli non si trovano. Poi all'interno anche il volante, che era un classico volante Audi, l'ho rivestito in pelle così perché è anche più grosso, più bellino, insomma, ecco. Poi ho preso degli altri cerchi che mi piacevano, adattati su perché erano 5 bulloni, li ho trasformati a 4. Diciamo che le spese più grosse sono stati i fari, cerchi e gomme. E tutto il resto sono piccole cose che però sommando vengono fuori soldini anche lì. Ho speso 1000 euro di particolari piccoli tra gommini, cosette, plastiche che si trovano ancora. Poi ho comprato anche un autoradio suo originale in Germania, prima era su una radio Blaupunkt commerciale, ho comprato una proprio marcata Audi, la sua insomma, per mettere in strada marciante. Adesso com'è ho speso circa 2000 e passa euro.
dentro un po' e farle un boarding. C'è dentro o non c'è? No, va ad entrare ancora dentro 1 millimetro. Allora, finita questo restauro, chiaramente dovevo provare la macchina. Allora cosa ho fatto? Ho fatto l'assicurazione e ho detto, boh, proviamo sta macchina. Ho aperto questa assicurazione e sono andato a provarla senza collaudo, perché il collaudo, chiaramente l'ultimo collaudo che ha fatto quella macchina lì, che è sul libretto, è del 2006, perciò sono 15-16 anni che era fermo. E sono andato qui nel paese, tanto vabbè, per provare, però un po' fuori legge, diciamo. E chiaramente quando ho smontato i freni, i dischi davanti, volevo prenderli nuovi, poi ho lasciato i vecchi, li ho un po' rettificati. Infatti i freni, vedi che vibrano un po'. Il volante stava storto, però nel complesso il motore più o meno funzionava come funziona adesso. Poi ho risistemato i freni davanti, infatti adesso va anche bene, non fa niente. E dopo un po' di giorni sono andato a fare un collaudo, me l'hanno collaudata. E adesso la macchina è lì, marciante, collaudata, in strada, e da dipingere, perché è da dipingere chiaramente, da riprenderla tutta. Sono un po' indeciso se dipingerla del colore che è originale o stravolgere tutto e fare una colorazione tipo rally, ma poi diventa un po' troppo pesante, evidente, che difatti io quest'Audi qua vorrei un po' trasformarla in 4. Ci sono degli step, dei kit, dei parafanghi, perché la 4 è uguale, la carrozzeria è la stessa, c'è solo sti 4 parafanghi un po' più larghetti, tipo la Delta, e tutto finisce lì, a parte il motore che è turbo, ma è lo stesso motore che uso io, sempre 5 cilindri, 10 valvole, e diciamo che è un motore abbastanza prestante, anche se non ha tanti cavalli, 115 cavalli, però sono 115 cavalli. Io ho dei ricordi del Alfa Romeo, le GT Junior, le GTV, le avevano 120, 130, ma secondo me questa qua con 115 ha un po' più di brio. Che iniezione è tutto un altro sistema, poi 5 cilindri, ha un'altra coppia, poi c'è un bel cambio, ecco, a confronto all'Alfa Romeo che avevano dei cambi disastrosi che grattavano, non ho visto di grattare la seconda. Questa qua ha un cambio come un'Audi moderna, morbido, non gratta, va dentro con un dito, e Audi. Poi ripeto, è una macchina che ha dei materiali su già di qualità. Infatti la macchina che era fuori 16 anni, al sole, alla pioggia, gli interni sono praticamente nuovi. Poi c'è sempre il sogno della Porsche 911, vecchia, però quella del 70, 73, 72. Quando ero giovane ho comprato una nell'81, 82, che era una 911 22 del 73. Però all'epoca costavano pochissimo, anzi non le voleva nessuno, le buttavano perfino nelle fasce carrozze, perché all'epoca costava, non mi ricordo bene, mi pare che avevo dato 1,8 milioni in lire, che era poco più di uno stipendio importante chiaramente, ma era un stipendio e mezzo. E oggi invece la Porsche è arrivata a quel modello lì, che a 100.000 euro, forse anche più. Poi c'è la storia delle moto, le moto
ce n'è una anche qua dietro, che è mia questa. Questa qua è stata la mia prima moto che ho comprato nell'86. Poi l'ho distrutta, poi ho preso un'altra Suzuki 1100, quella l'ho tenuta tantissimi anni. Poi sono stato 10 anni senza moto e a un certo punto mi sono preso una Suzuki 1000 usata, ma era nuova, nel 2008. E poi avevo sempre in mente però sta 500 Reggi Gamma che è qua dietro. E ho venduto sta Suzuki 1000 e mi sono comprato questa che era da restaurare, che anche lì, boh, ma questo è stato un restauro che è durato 4 mesi, 5. Non vado più via tanto forse per le tappe, per tante cose, allora ho deciso di lasciare stare un po' la moto, di prendermi questa macchina che adopererò di più, anzi la sto già adoperando. La moto invece è una cosa particolare, pericolosa, è fatta per i giovani. Boh, io non sono vecchio, però insomma, la moto arriva fino a un certo punto lì. Allora ho deciso di prendere questa macchina che mi piaceva, ecco.